Ancora buongiorno Milano, Milan Games Week, ciao a tutti e grazie di essere qua in un momento molto importante targato Open Fiber, perché andremo a parlare tra una competizione e l'altra, come giusto che sia, anche di tutto quello che è il mondo intorno al digitale, intorno al gaming, intorno alle competizioni. Apriremo questa discussione con dei personaggi di grandissimo spessore nel mondo dello sport e dell'e-sport. Grazie a loro cercheremo di provare a fare un po' di chiarezza, senza voler istituzionalizzare molto, ma rimanendo sul fresco, sul leggero, parlando di cyberbullismo, sia per le generazioni più giovani, per tutti quei ragazzi e quelle ragazze che possono temere magari questa parola e vogliono saperne di più, sia per come poterla combattere che anche poterla prevenire. E poi vogliamo parlarne ovviamente anche con la generazione più affine a noi, quella dei genitori, che spesso hanno difficoltà in questo mondo che corre velocissimo a star dietro alle scelte dei propri ragazzi e soffrono un pochino della capacità di poter decidere per loro. Che non vuol dire che, lo dico da genitore, sia sbagliato decidere, ma spesso siamo messi nella condizione di dover fare una scelta senza avere i mezzi totali per farla. E allora andrei innanzitutto a introdurre gli ospiti che parleranno qua sul palco della eSports Arena per questa Milan Games Week, per questo sabato ricchissimo nel panel di Open Fiber. Partirei ovviamente dalle figure femminili che parteciperanno a questo splendido panel. Lei è una campionessa oro mondiale di Budapest 2013 nella disciplina della scherma, ovviamente, Carolina Erba. Buongiorno madame. Buongiorno. Benvenuta, un grande applauso. Grazie. Ciao. Prego. Mi accomodo. Io rimango solo in piedi per fare, come dire, l'ospitante. Grazie Carolina, ben arrivata. Grazie. Andrei subito ad introdurre un'altra figura, una content creator molto giovane, 19 anni, Sara Pigna, content creator di Exceed. Sniper Pigna. Buongiorno a tutti. Ciao Sara, ben arrivata. Grazie. Ad accompagnarci in questa discussione arriverà il compagno di vita della nostra Carolina, ovvero Valerio Aspromonte, oro olimpico nel fioretto a squadre Londra 2012. Un applauso. Ciao Valerio, ben arrivato. Ciao a tutti. E poi andiamo un pochino all'interno di quel labirintico mondo delle menti, perché portiamo con noi uno psicologo che ormai lo avete visto in tantissime trasmissioni legate al gaming, ma pochi sanno che lui nasce come psicologo dello sport e poi si sviluppa oggi lavorando nell'e-sport. Mauro Lucchetta. Ciao Luigi. Ciao Mauro, ben arrivato. Ciao a tutti. Insieme a te mi accingo anch'io a prendere posto, così non vi devo più introdurre. Allora, faremo una chiacchierata, no? L'avete sentito all'ingresso, per cercare un po' di scoprire insieme a loro quello che è il concetto di cyberbullismo. Se io penso oggi, Carolina, all'e-sport, non posso dimenticare che nasce tutto dallo sport, si aggiunge solo una piccola letterina e diventa e-sport. Tu sei evidentemente una donna di grande successo perché porti a casa delle medaglie, non solo quella che ho citato ma anche molte altre, e lo hai fatto in uno sport che soprattutto all'inizio, prima dei grandi successi delle schermitrici, era ritenuto, come tutti gli sport, prevalentemente maschile. Qual è stato il tuo approccio e soprattutto l'approccio di tutte le persone che erano intorno a te, no? La famiglia, gli amici? Allora sì, ti dico la verità, quando ho iniziato io a fare scherma nella mia famiglia nessuno l'aveva mai praticata, quindi era una novità per tutti. Ho iniziato ormai già 30 anni fa, quindi, ed era una palestra prettamente maschile. È successo che io da subito mi sono appassionata e ho iniziato da subito a essere bravina, diciamo, e questo l'ho notato fin da subito, ha creato molto astio verso i miei compagni maschi che ovviamente non ci stavano a perdere con una ragazza. Le trasferte sempre io l'unica femmina, tutti maschi, io andavo meglio di loro rosicavano giustamente. Ma per te era solo uno stato di orgoglio o comunque anche un po' di difficoltà o comunque
un lieve imbarazzo, no? Quello classico dell'essere l'unica donna te lo metteva. Oddio, Vero? era un misto, diciamo, sì. Un po' ero felice di battere i maschi, un po' dall'altra parte, come dire, ci rimanevo un po' male, che dicevo, cavoli, però magari così non vogliono più allenarsi con me perché non ci stanno a perdere, però insomma, poi andando avanti con l'età la differenza si è un po' fatta sentire meno e quindi poi diciamo che la parte femminile della scherma è aumentata anche di numeri, quindi Che poi un valore incredibile perché avete vinto tantissimo. sì, hanno vinto molto più le donne degli uomini, posso In maniera essere... incredibile, l'Italia è stata rappresentata tanto in questo senso e io ci tengo a far parlare prima di tutto le signorine e vado anche da Sara perché negli ultimi anni una marea di discussioni vertevano, Sara, sul concetto di ma le donne stanno iniziando, ma finalmente anche le donne, ma meno male. Non è vero, perché io ho fatto un panel con Adecco qualche settimana fa che si sta lanciando oggi, come Open Fiverr fa già da tempo, nel mondo del gaming e vorrebbero creare situazioni lavorative e loro ci hanno detto, da studio fatto da loro, che insomma lavorano spesso sul territorio nazionale, che il 51% dei gamer è uomo e il 49% è donna. Quindi direi che abbiamo la possibilità di mettere la parola fine sulle distinzioni. Sara, tu sei giovanissima, hai 19 anni, ma fai un lavoro estremamente complesso nel pensiero magari della struttura familiare anche qui, perché sei una content creator del mondo del gaming, che per come corre non è facile che i nonni, gli zii o i genitori sappiano che cos'è. Com'è stato il tuo rapporto nell'iniziare a essere questo tipo di donna in carriera? Allora, diciamo che fortunatamente ho sempre avuto una famiglia alle spalle che mi ha supportato in tutto quello che facevo. Questo è un elemento fondamentale, no? Per quello che fai, perché magari la prima cosa che un figlio, almeno per me così, cerca di fare è rendere orgogliosi i genitori, no? E i miei genitori mi hanno sempre detto qualsiasi cosa tu farai, noi saremo orgogliosi. Poi, un po' come nello sport, un po' come nell'e-sport, nasce tutto per divertimento, no? La prima cosa che fai se tu vai a fare uno sport per il divertimento, se io mi metto a giocare a un videogioco è stato per il divertimento, assieme a mio fratello, grazie a lui ho iniziato a giocare, quindi anche lui un po' così nel mondo. Ma è nato tutto per caso, è nato durante la pandemia che mi sono appassionata molto di più al mondo del gaming e lì poi le persone che ho conosciuto intorno erano soprattutto tutti maschi. Infatti io poi scoprendo man mano il mondo ho detto ma ragazzi, mamma mia, ma quante ragazze giocano, ma è bellissima questa cosa. Vero. Cioè io pian piano, perché non conoscendo bene questo mondo, ti entra un po' in testa, no? Perché la gente non conoscendo questa cosa, tu dici è vero, le ragazze non giocano tanto, no? Anch'io magari prima avevo questa idea, mi sentivo un po' più sola in questo. Perché c'è anche è un sistema che permette agli uomini, fra virgolette, di essere più liberi di esprimersi. Certo. Quasi è più facile. Quasi come entrare in un bar e diceva tanto facciamo una partita a carte, lo facevano spesso i ragazzi, no? Non è vero, perché anche le ragazze Non è magari vero, giocano, non è ma vero. con più riservatezza in un certo senso. Esatto. Poi dopo invece Dopo scopri. io ho scoperto la piattaforma Twitch, che è dove io creo contenuti, e da lì ho conosciuto tantissime persone, soprattutto tantissime ragazze. Infatti ho detto ma che bello, cioè, siamo tantissime. Quindi vabbè, diciamo che poi tutti i miei amici, come è nato, mi hanno sempre detto guarda che tu sei troppo forte, dovresti iniziare a fare live, a creare dei contenuti, dovresti iniziare a stare dove stanno tutti quegli altri ragazzi. E io piano piano, capito, un passo alla volta e poi stiamo crescendo. A 19 anni, ho iniziato quando ne avevo 17, quindi sono contenta. Beh, ovviamente sarà raccontato anche il tuo team Exceed, sarà raccontato tutto il mondo dei follower che hai, che sta crescendo. Sì. Anche perché giochi su un gioco che è quello di Call of Duty, che è sicuramente molto in voga nei ragazzi, quindi in bocca al lupo ovviamente per questo. Ma vado da un papà, perché anch'io lo sono, condividiamo questo passaggio al volo, Valerio, sul concetto di questo. Milan Games Week, ci siamo sentiti qualche tempo fa, no? E mi hai detto sono veramente curioso di vedere cosa sarà. E qua c'è una marea, una miriade di persone che vengono perché sono estremamente appassionati, perché sono super conoscitori magari del settore o perché sono curiosi.
io ho visto tantissime persone che non conoscono questo mondo venire anche grazie alle figure come le vostre, perché qua abbiamo appunto qui schermitori di livello olimpico, abbiamo calciatori delle serie maggiori, abbiamo intrattenitori del mondo della TV e della radio, abbiamo tantissime figure. Cosa ci fa pensare, essendo anche padri, con dei bambini, tuo figlio Leone quanti anni ha? 5. 5 anni, sai che questo mondo sarà suo, no? Il mio ne ha 3, il maschietto, e penso un giorno loro domineranno questa cosa, la conosceranno perfettamente. Evidentemente c'è tutto da scoprire e noi forse dobbiamo essere i primi a metterci in ballo per capire che cos'è. Guarda, io vengo fuori da una famiglia che di questo settore, di questo campo non ha mai voluto sentire parlare. Quindi sono sempre stato molto lontano da questa realtà. Però ovviamente, avendo adesso un bambino piccolo che ha chiesto a noi, ci ha chiesto per Natale il drone, voleva il drone come regalo di Natale. È un ragazzo che sa usare benissimo l'iPad, è un bambino che anche quando ci sono dei video su YouTube dove deve riconoscere delle cose è molto sveglio, sa usare il mouse. Quindi a differenza mia ha un altro tipo già di cultura, no? Su questo argomento. Quindi io sono venuto qui, come dicevi tu, faccio parte del terzo gruppo. Posso disturbarti? Guarda chi c'è là. Eccolo, vedi? quello è un regalo che mi ha fatto Carolina l'anno scorso per il mio compleanno. E ci ha regalato questa console, con dentro ci sono all'incirca 800-900 giochi, tutti un po' vintage, e lui è un grandissimo amante di questo giochino. Quindi noi cerchiamo di farlo giocare, cerchiamo di farlo stare insomma al passo con i tempi. Poi anche la scuola che abbiamo scelto è una scuola molto improntata sulla tecnologia, sul cercare di far stare il più possibile i ragazzi a contatto con queste realtà. Quindi io faccio parte della terza fascia, di quelli che vengono qui per curiosità, per vedere come funziona questo mondo, per stare a passo con i tempi e cercare di insegnare anche poi ai nostri figli come utilizzare queste tecnologie nel miglior modo possibile e nel modo più sicuro possibile. Questo è molto interessante ed è il momento ovviamente di tirare anche Mauro dentro a questa chiacchierata, perché io, parlando precedentemente con Valerio e Carolina, cercavo di spiegare come la parola che uso più spesso è la parola condivisione, perché molte volte il problema di noi genitori, e mi ci metto dentro anche se io poi ovvio per lavoro devo studiare tanto questo settore, ma mi ci metto dentro perché le difficoltà con la velocità di questi tempi possono emergere per chiunque. Condividere è forse il sistema migliore, come diceva adesso Valerio, per scoprire noi e far scoprire a loro, no? Per scoprire insieme, perché la paura spesso è dover scegliere senza aver vissuto qualcosa dei nostri ragazzi, o che forse come i nostri bambini lo fanno più loro di noi con l'iPad o con i giochi. Allora, ti faccio un ragionamento generazionale. Il vero problema che io ho assistito, diciamo, negli ultimi anni, ma che sta venendo meno, è quello del genitore preoccupato nei confronti del figlio che gioca. Se vai a vedere storicamente, tutti questi genitori sono genitori dell'epoca analogica. Per cui questa novità non sono riusciti ad assimilarla, perlomeno in larga parte. Quello che abbiamo visto prima, fra l'altro ho anch'io un cabinato a casa e ho una figlia di 4 anni, però mi gioca a Puzzle Bubble al momento, a Metaslug non è ancora pronta. Però quello che stiamo vedendo adesso è la normale evoluzione di un qualcosa, come dicevi giustamente tu, che è diventato oggetto di condivisione, punto. Nel momento in cui non c'è un pregiudizio di base, diventa uno strumento per dialogare con i figli. Quindi viene meno tutta quella parte di preoccupazione che poi tipicamente, un po' ridendo e scherzando, quando il genitore non sa e si preoccupa, il figlio cosa fa? Invece di avvicinarsi e dire ma no, non è niente, inizia a fare sua quella cosa lì, no? Per cui dice tanto non capiresti. Il tanto non capiresti è proprio quel divario che poi si crea, che impedisce veramente di usarli come strumenti per essere anche genitori e figli proprio. Quindi diciamo aspettiamo ancora una decina d'anni, secondo me avremo altri problemi. Il problema successivo sarà capire con la nuova tecnologia se saremo sul pezzo noi come genitori. Perché sai, il cabinato mi piace, magari la realtà virtuale no, cos'è quella cosa lì, lo schermo? Cioè tutti abbiamo queste reazioni un po' le prime volte che le proviamo. Però il digitale ci sta insegnando, secondo me, che bisogna abbracciare questo tipo di cambiamenti
perché è anche l'unico modo poi per educare i figli. Se non li abbracci, su cosa li educhi? Su cose che non sai. Questo è interessante. Carolina, Valerio, vengono tutti e due voi perché la barriera generazionale è un mostro gigantesco. È un po' come, io la associo ad una frase che diceva Shakespeare dicendo che l'invidia e la gelosia sono un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. E io tolgo gelosia e invidia e dico che oggi la non volontà di relazionarsi con i figli, con la tecnologia, è come essere un mostro che dileggia ciò di cui si nutre, perché tutti noi abbiamo un telefono in tasca. Lo chiedo a voi, chi di voi non ha uno smartphone? Nessuno alza la mano, è impossibile. Tutti hanno a che fare con questo, però spesso la paura, come diceva Mauro, ci porta a negarla al giovane che avanza. Il terrore che ho è che a un certo punto, e uso un concetto forte, non me ne vogliate, si rischi socialmente di creare un handicap nei nostri figli, che senza voler offendere nessuno vuol dire tenerli distanti dal concetto degli altri ragazzi, perché se condivisione è importante tra genitori, lo è ancora di più tra compagni. Se tutti i compagni stanno utilizzando un mezzo, e poi come dice Valerio, occhio perché parleremo del quanto e del come va utilizzato, questo è chiaro, però se tutti hanno possibilità di usarlo e il nostro figlio no, rischiamo che nella condivisione lui rimanga estraneo, rischiamo che qualcuno lo bullizzino, lo tengano lontano socialmente, creino in lui una barriera ma tra coetanei. Può essere pericolosissimo questo. Come possiamo approcciarci a questo rischio? Allora, guarda, hai detto cose giustissime. Ovviamente i nostri figli ci vedono costantemente con in mano un cellulare, perché la maggior parte di noi sta sempre col cellulare in mano per lavoro, per svago, per qualsiasi cosa, quindi negarlo ormai è diventato impossibile. Io sono sempre stata, prima di avere un figlio, dicevo no, mio figlio fino a 15 anni non userà mai il cellulare, mai. E invece devo dire la verità, non spesso, però quando me lo chiede io glielo faccio usare. Ci sono tanti giochi anche per bambini della loro età fatti apposta che sviluppano capacità, ci sono tanti video su YouTube che comunque gli fanno imparare magari parole in inglese, giochini, giochi di logica, quindi io sono favorevole a avvicinarli fin da subito al mondo della tecnologia. Ovviamente devono anche essere abbastanza controllati, cioè non è che si può lasciare il cellulare e andarsene, magari sai, lì è un attimo, poi su YouTube andare a infilarsi in qualche strada pericolosa, però sono favorevole, anzi mi fa piacere vedere che mio figlio, con tutto che ha 5 anni, sa perfettamente maneggiare qualsiasi strumento tecnologico, cosa che io alla sua età ovviamente, oltre a non esserci, non avevo proprio la possibilità di imparare, quindi è anche vero che adesso i bambini di oggi, soprattutto un po' più grandicelli, età elementari e medie, iniziano insomma a fare paragoni, ah tu non hai questo, quindi è anche motivo di esclusione, quindi bisogna cercare di stare al passo con i tempi in maniera controllata, ecco. Sì, anche perché poi non vogliamo far passare il messaggio opposto, cioè dobbiamo dar tutto perché abbiano tutto. La vita di uno sportivo, Valerio, è fatta di grandi sacrifici, di grandi rinunce per ottenere grandi successi. Non che per forza tutti dobbiamo vivere con gli stessi sacrifici di uno sportivo, ma i nostri ragazzi non devono essere esclusi, ma devono anche conoscere forse un limite. Come riusciamo a impostarlo, a lavorare con loro perché non sia una negazione, ma sia un passaggio di insegnamento, che per raggiungere qualcosa ci vuole il giusto tempo e la combinazione di tante cose diverse. Pensa a uno sportivo, no? L'alimentazione, il sonno e poi l'allenamento. Ma io credo che sia la stessa identica cosa che abbiamo vissuto noi, la vive anche Sara. Ormai noi abbiamo finito la nostra parte agonistica, io faccio il tecnico, quindi faccio l'allenatore, sono passato dall'altra parte, mentre Carolina fa il direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Gialle, quindi è colei che deve gestire tutti quanti gli atleti.
Quindi non essendo più atleta ma essendo maestro e coordinatore tecnico dobbiamo anche dare delle linee guida, no? Ai nostri ragazzi, e io penso che sia la stessa cosa anche per Sara, cioè Sara non è che starà tutto il giorno davanti al computer a giocare, perché non credo sia neanche poi allenante e sano per lei. Diventa Quindi, alienante, quindi io credo che poi, sai, mantenere una vita sana, un percorso di vita sano, ma per sano si intende il giusto riposo, si intende lo studio, si intende la condivisione di alcune attività con i propri amici, e questo un po' ha anche aiutato, perché se io penso a quando ero piccolino io avevo il Sega Mega Drive, adesso Sega Mega Drive per perché, noi è meraviglioso, okay. certo. Però io lo dico adesso ai miei allievi del Sega Mega Drive e non sanno che cos'è, no? Il Sega Mega Drive era un qualche cosa che ti toglieva da quella che era la realtà, perché tu non potevi condividere con nessuno se non magari con tuo fratello sulla scrivania. Adesso io vedo invece i ragazzi che io alleno, che escono dalla palestra, magari vanno a casa e si incontrano per giocare tutti quanti sulla piattaforma. Adesso è diventato un modo per condividere delle esperienze, per passare del tempo bellissimo che io vivevo quando ero piccolo nello spogliatoio, no? Che veniva... Si diceva sempre ai genitori che il momento dello spogliatoio era tanto importante quanto il momento che tu passavi in sala. Ecco, quindi io penso che queste piattaforme aiutino questo, aiutino proprio la crescita dei ragazzi e aiutino anche nello svago che gli serve tra un allenamento e l'altro. Vero, vero, perché Sara, il concetto è passare, c'è un momento, c'è un turning point dove a un certo punto giri la maniglia e passi da divertimento, come ci dicevi tu, da momento di svago a momento professionistico, e dove devi anche ristrutturare le ore della tua giornata, perché quelle rimangono 24, ma tu devi schedularle meglio. Oltre a dirmi questo passaggio come è avvenuto e come lo vivi oggi, mi dici anche se nella parte di condivisione la tua famiglia, tu hai detto, ti ha supportato, Sì. ci hai detto precedentemente. Come lo ha fatto? Semplicemente non negandoti l'attività o anche magari incoraggiandoti in essa? No, beh, assolutamente incoraggiandomi, più che altro mia madre, perché mio padre è un Wow. po' un boomer, si può dire così. Beh, un po' come tutti noi, quindi Mia va madre bene. invece, parlavamo di condivisione prima, io ho un rapporto bellissimo con mia madre, infatti da sempre ho sempre condiviso tutto quello che io provavo a fare, che ho fatto, e lei praticamente ogni giorno mi segue. Mi chiedono se puoi alzare un pochino la voce. La La voce? sì. Che mi sentite? Eccola. Perfetto. Niente, dicevo, lei mi segue praticamente ogni giorno come se fosse un mio fan, come se fosse un follower. Lei guarda la mia diretta ogni giorno, è sempre lì, magari si mette lì a scrivere, a chiacchierare, a condividere proprio con me questo momento. Quindi il supporto primario l'ha dato mia madre, lei è orgogliosissima, io sono orgogliosissima di questo. Poi, parlando di tempo, di come l'ho gestito, diciamo, ho imparato pian piano a gestirlo, no? Perché entrando poi in un discorso più professionale, prima giocavo un po' così, poi è arrivato magari ad esempio Xid, il mio team, quindi lì ho iniziato a schedulare i miei orari. Io ad esempio faccio dalle 8 della mattina che gioco e streamo, magari stacco alle 13, alle 14, poi nel pomeriggio faccio un riposino, sempre tutto molto organizzato. Poi capitano le volte dove ovviamente sfori, dove devi sacrificare qualcosa, penso come lo è stato nello sport, no? Magari l'uscita con gli amici, dicevo no ragazzi non posso, questa sera mi devo allenare perché domani ho un torneo. Certo. No ragazzi non posso, oggi devo fare dei contenuti per il team, devo fare dei contenuti per il mio social, perché devi essere sempre molto attivo per cercare di crescere. Quindi sì, c'è il sacrificio, però devi imparare a dosare tutto, perché non siamo delle macchine, no? Quindi ho schedulato, diciamo, tutti i miei orari e così sto andando avanti. Devo entrare un pochino anche nel lato oscuro, perché abbiamo parlato di come informarci e di informare le altre persone, di come collaborare con i nostri figli alla scoperta di questo nuovo mondo. Però Mauro, c'è anche una grande verità: se si parla di cyberbullismo ci sono anche brutte situazioni, nascono delle brutte situazioni, nascono delle spiacevoli condizioni dove, parlando proprio di genitori e da genitori, alcune persone magari conoscenti che io ho avuto, ma anche voi magari ci sono passate, e lì c'è un'altra difficoltà: reagire
ad un qualcosa che già non conoscevi prima e che ha scatenato un disagio al quale non sai non sai davvero da dove prenderlo e come affrontarlo. È chiaro che tu sei una figura, avendo fatto un percorso a livello mentale con gli sportivi e con oggi i ragazzi e-sportivi, che ci può un po' raccontare qualche sicurezza, qualche appiglio, te la posso mettere come gamer, qualche trick per provare a uscire da una situazione difficile che magari ti è data da terze parti? Bella domanda, Questa era facile, Mauro. Questa Questa è quella facile? Sì, sarà questa è difficile. Allora, bisogna distinguere un po' i profili. C'è un cyberbullismo tipico che è semplicemente, come dicevamo, il bullismo che c'è da parte un po' dei bambini, comunque anche di quelli un po' più grandi, che semplicemente diventa digitale, ma è quella forma un po' di prevaricazione, di cattiveria gratuita che purtroppo fa parte di una natura sociale. Quindi c'è da dire una cosa, quella parte lì nel tempo tende a diminuire quando la società migliora. Quindi di base il problema non è il cyberbullismo, è il principio del bullismo. Fare in modo che diventi un argomento, ma onestamente la parola bullismo è recente. È vero. Non è così antica. Perché se io penso quando ero bambino io, non si parlava di bullismo. C'era quello del paese o della città che era particolarmente violento e cattivo. Poi gli abbiamo dato un nome. Quando gli abbiamo dato un nome abbiamo iniziato a segmentarlo, abbiamo iniziato a capire dove stanno i confini. Quindi questo processo qui, anche se non ce ne accorgiamo, nel momento in cui inizia a esserci la prima autoconsapevolezza di qual è il problema, poi tutte le istituzioni iniziano a lavorarci. Ci vuole tempo, ci vuole l'evoluzione della società, non solo le istituzioni. E questo è il bullismo. Il cyberbullismo è quella cosa che poi colpisce particolarmente sia le persone che magari non hanno competenza e non sanno magari neanche come difendersi digitalmente, oppure, faccio l'esempio di Sara, persone esposte. Certo. Ora, come si risolve? Perché non si risolve, lo dico già, però come Perdonami, ci si Mauro, perché loro sono prede facili, no? Sì, sì, cioè no, oggi noi viviamo sui social, loro sono figure singole Guarda, che ricevono di tutto. La verità è che oggigiorno nel 2022 se vai in live e sei una ragazza, sicuramente dei commenti spiacevoli prima o poi ti arrivano, Vero. ok? Ogni giorno quasi praticamente. Succede. Quindi, La verità è che bisogna educare tutti. Cioè, quando una persona viene a vedere una mia live, è mio ospite. Quindi io sono il padrone di casa. Se ti comporti male, se fai delle cose che a me non piacciono, io ti escludo. Quindi, oggigiorno, soprattutto per loro che sono più esposti, ci sono degli strumenti che indirettamente servono a creare quel contesto educativo che ci auguriamo in maniera fisiologica verrà fuori nel tempo. Però ti dico, faccio un esempio banale, come flammavano una decina d'anni fa, adesso lo fanno ma in maniera differente e sei molto più limitato, cioè la community è più coesa a difendere ad esempio il creator piuttosto che a spingere in una direzione di questo tipo. Quindi questo switch a mio parere c'è già stato. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, soprattutto quando ne siete vittime non gestitelo da soli, perché da soli si fanno delle reazioni, cioè si risponde in maniera istintiva, invece in quei casi ci vuole strategia, perché è un problema che se c'è una strategia dietro lo puoi limitare, gestire, puoi anche ignorarlo a volte, ma se sei da solo in camera tua con un problema tecnologico ti viene quella forma di panico per cui dici io non lo so fare. Quindi la condivisione paradossalmente anche in quelle cose lì non è soltanto Certo, vero. nella tecnologia, nei successi, ma proprio in questi problemi. La community, le community che oggi ci seguono e che per esempio hanno seguito tanto voi, perché è vero che oggi ci sono i social e si contano i numeri, ma i tifosi che vi hanno seguito nelle attività azzurre per esempio sono stati una comunità che vi ha seguito, supportato, amato, criticato e magari difeso nei momenti in cui le critiche erano troppo aspre. Vorrei chiudere con Valerio e Carolina
con un insegnamento, se ce l'avete così, se vi viene in questo momento in cui spesso i ragazzi sono esposti, no, a difficoltà, voi vi sarà capitato personalmente o di avere dei colleghi anche che hanno subito magari situazioni più difficili, critiche più forti. Oggi viviamo in un mondo spinto totalmente all'eccellenza, no? Perché apri Instagram e vedi la donna più bella, il lavoro più assurdo, i soldi più guadagnati, la macchina, tutto, cioè non c'è nessuno che dice oggi per me giornata normale, dai, giornata normale, liscia, tranquilla, una delle peggio, nessuno. Tutti fanno solo il post quando è fighissimo. E allora vi chiedo ai ragazzi che sono là fuori, che vivono anche di insicurezze, perché fanno parte meravigliosamente del nostro essere, le insicurezze, su quelle creiamo, sulle sicurezze sono buoni tutti. Un insegnamento, un'idea di chi come voi ha raggiunto l'eccellenza nel mondo dello sport, qualcosa per questi ragazzi, se vi va, visto che siamo in questo tipo di evento. Vado io? Allora guarda, a me è capitata proprio una cosa del genere. Sarò brevissimo. Alle Olimpiadi di Londra, Abbiamo un minuto giusto, sì. alle Olimpiadi di Londra noi abbiamo vinto, però nel primo assalto a squadre io ho tirato malissimo e in quel periodo lì le Olimpiadi di Londra, una delle gare più seguite dopo i 100 metri maschili è stata proprio la gara del ferretto maschile a squadre, perché la seguivano tutti quanti gli italiani, perché sapevano che nella scherma avremmo vinto le medaglie. Certo. Io ho tirato malissimo e su Facebook, sulla nostra pagina Facebook della federazione, mi hanno sfondato, cioè praticamente mi hanno detto che io ho vinto l'Olimpiade perché io facevo cacare, ok? Cioè proprio nel vero senso della parola. Nel gergo del gaming si dice carriato dagli altri. Bravissimo. E ci sono stato male? Sì, ci sono stato male, ti devo dire la verità, ci sono stato male mezza giornata, non mi sono goduto la medaglia d'oro alle Olimpiadi perché stavo male di questa cosa. Però poi la sicurezza qual è? La sicurezza è il fatto che io tutti i giorni vado in palestra, tutti i giorni mi alleno, tutti i giorni cerco di superare i miei limiti, e chi poi dall'altra parte del computer scrive magari un limite non l'ha mai superato, se non il primo limite di chiudere la bocca o di fermare le dita. Quindi io penso che poi alla fine la propria forma di successo per andare avanti sia proprio quello là di rimboccarsi le maniche e di non abbattersi davanti alla prima critica, ma superare sempre l'ostacolo. Tutto là. Carolina, mi tagliano totalmente, non ti posso far dare la risposta, ma te ne chiedo perdono tantissimo. Mi perdoni su questo? Certo. Grazie Carolina, però vorrei in primis, in realtà, perché abbiamo finito questo spazio con i nostri ospiti, grazie a Open Fiber, un applauso grande, gigantesco a Carolina Erba, che è stata con noi, campionessa della scherma in azzurro, mamma che ci ha raccontato la sua esperienza nel mondo dello sport, ma soprattutto la tua esperienza in quello che è il nuovo mondo che tutti noi un po', non lo so, ci vede un po' la prima volta, vediamo come va. Un grande applauso anche a Valerio Aspromonte, altro Grazie. campione di scherma, ma soprattutto uomo e papà, che anche lui ha voluto condividere con noi le sue idee. Sara Pigna, Sniper Pigna del team Exceed, content creator. E poi Mauro, psicologo dello sport e dell'esport. Grazie, grazie davvero. Grazie soprattutto a tutti voi che avete speso un po' del vostro tempo per aiutarci davvero a conoscerci un po' meglio in questo mondo complicato. Un applauso va a voi, Milan Games Week, e a Open Fiber per questo splendido momento. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.